Codice d'onore, A Few Good Men, diretto da Rob Reiner, è un intenso dramma giuridico del 1992 che affronta temi di giustizia, onore e lealtà, il tutto ambientato nel rigido contesto militare. La trama ruota attorno a due Marine accusati di omicidio per aver ucciso un loro compagno a Guantanamo. Ma le cose non sono così semplici. A difenderli viene chiamato l'avvocato della Marina Daniel Kaffee, interpretato da un giovane e brillante Tom Cruise. Sembra un caso facile, ma quello che Kaffee scopre è un vero intrigo di potere e omertà. Il cast di Codice d'onore è un vero punto di forza del film, composto da attori di altissimo livello che offrono interpretazioni memorabili, arricchendo la profondità della storia. Parliamo di nomi come Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kevin Bacon e Kiefer Sutherland, uno più talentuoso dell'altro. Tom Cruise, nei panni di Daniel Kaffee, passa da avvocato superficiale e cinico a un vero leone d'aula di tribunale. La sua crescita è incredibile e Cruise rende il personaggio assolutamente credibile. Accanto a lui, Demi Moore interpreta il tenente Joanne Galloway, un'avvocatessa determinata e idealista che crede nella giustizia e nel rispetto delle regole. Lei è la bussola morale del film e il contrappunto ideale a Kaffee. Peccato che non sempre il suo personaggio riceva l'attenzione che meriterebbe. E dire che inizialmente l'attrice non era la prima scelta per il ruolo di Joanne Galloway. La produzione aveva considerato altre attrici, tra cui Jodie Foster e Michelle Pfeiffer, ma alla fine fu scelta la Moore per il suo carisma e la capacità di rappresentare forza e determinazione. Kevin Bacon è straordinario nel ruolo del capitano Jack Ross, il procuratore militare che si oppone a Kaffee. Bacon interpreta un personaggio pragmatico, ma mai completamente antagonista, poiché Ross è guidato da un senso di giustizia personale, rendendolo un avversario rispettabile e complesso. Kiefer Sutherland si distingue come il tenente Jonathan Kendrick, un ufficiale fanatico e rigido che rappresenta i valori più oscuri dell'obbedienza cieca all'autorità militare. La sua performance è glaciale e inquietante, aggiungendo tensione al film con ogni scena in cui appare. Ovviamente il vero fulcro del cast è Jack Nicholson, nel ruolo del colonnello Nathan R. Jessup, che domina lo schermo con una presenza magnetica. Jessup è arrogante e carismatico e Nicholson riesce a portare il personaggio da una calma minacciosa a un'esplosione di rabbia nella famosa scena del tribunale. La famosa frase "You can't handle the truth" rimane un momento leggendario nella storia del cinema, reso ancora più epico dal fatto che Nicholson ha girato la scena in un solo giorno, ma è rimasto sul set per tutto il tempo necessario a girare le riprese dal punto di vista degli altri attori, ripetendo quella battuta più volte e contribuendo a rendere la performance dei suoi colleghi ancora più potenti. Questo dimostra il suo impegno e la sua generosità come attore. Il film è basato su un'opera teatrale scritta da Aaron Sorkin e quando dico Sorkin sai già cosa aspettarti: dialoghi taglienti, ritmi incalzanti e scontri verbali da brivido. È tutto giocato sui dialoghi, ma grazie alla regia solida di Rob Reiner e al montaggio precisissimo di Robert Layton e Steven Nivius, il film non annoia nemmeno per un secondo. Sorkin, che ha tratto ispirazione per la storia da un fatto reale, la sorella, avvocato della Marina, aveva lavorato a un caso simile, scrisse gran parte della sceneggiatura sotto vagliolini di carta, mentre lavorava come barista a Broadway. Genio vero. Il lato tecnico di Codice d'onore è un altro aspetto che contribuisce al successo del film, rendendo ogni scena visivamente e narrativamente efficace. Pur trattandosi di un'opera centrata sui dialoghi e sulle performance attoriali, l'attenzione ai dettagli tecnici è evidente e rafforza il coinvolgimento dello spettatore. Fotografia, scenografia, costumi, tutto studiato nei minimi dettagli. L'aula di tribunale è costruita a grandezza naturale,
in modo da dare agli attori e alla troupe la sensazione di trovarsi davvero in un'aula militare. Le uniformi militari sono perfette nel comunicare gerarchia e personalità dei protagonisti. L'abito casual di Daniel Kaffee contrasta inizialmente con le uniformi impeccabili di Joanne Galloway e degli ufficiali, sottolineando la sua iniziale mancanza di serietà e il suo distacco dall'ambiente in cui opera. Man mano che il film prosegue, il suo aspetto diventa sempre più formale, rispecchiando il suo coinvolgimento e la sua trasformazione personale. E la colonna sonora di Mark Shaiman? Sottile, discreta, ma potentissima durante le scene in tribunale. Un momento particolarmente significativo è il crescendo musicale durante il climax del processo, quando il colonnello Jessup esplode con la succitata frase "You can't handle the truth". Qui la musica aumenta gradualmente la tensione, accompagnando la drammaticità nello scontro verbale tra Jessup e Kaffee e amplificando l'impatto della scena. La produzione si è avvalsa di consulenti militari per garantire che i dettagli legati al mondo della marina e delle procedure giudiziarie fossero il più realistici possibile. Le uniformi, i saluti e le interazioni tra i personaggi sono state curate con grande attenzione per rispecchiare la rigidità e il protocollo dell'ambiente militare. Il film ha ricevuto 4 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, ma questo non lo rende esente da difetti. Alcuni personaggi secondari non sono approfonditi quanto meriterebbero e il personaggio di Demi Moore viene un po' messo in ombra. Inoltre, la trama segue uno schema abbastanza prevedibile, ma tutto questo è ampiamente compensato dalla scrittura di Sorkin e dalle performance del cast. In conclusione, Codice d'onore è un film che combina tensione, emozione e intelligenza in modo magistrale. È un'opera che invita a interrogarsi sulle proprie convinzioni e sull'importanza di difendere la verità, anche a costo di mettere in discussione l'autorità. Un thriller legale che non ha bisogno di colpi di scena clamorosi o inseguimenti mozzafiato per tenerti incollato allo schermo. Basta una buona sceneggiatura, ottimi attori e un regista capace di orchestrare il tutto. Consigliato a chi ama i drammi giuridici, le performance attoriali di altissimo livello e i dialoghi scritti con il coltello. Voto 8,5 su 10.